Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Anafranil Alfa Sigma SPA. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'è Anafranil? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Anafranil durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Anafranil? Anafranil è un farmaco a base del principio attivo clomipramina cloridrato, appartenente alla categoria degli antidepressivi triciclici e nello specifico inibitori non selettivi della monoaminoricaptazione. È commercializzato in Italia dall'azienda Alfa Sigma SPA. Anafranil può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Anafranil 10 mg 50 compresse rivestite. Anafranil 25 mg 20 compresse rivestite. Anafranil 25 mg/2 ml soluzione iniettabile 5 fiale. Anafranil 75 mg 20 compresse a rilascio prolungato. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Alfa Sigma SPA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: clomipramina cloridrato. Gruppo terapeutico: antidepressivi triciclici. Forma farmaceutica: compressa rivestita. Indicazioni: stati depressivi di varia eziologia e sintomatologia, endogeni, reattivi, neurotici, organici, mascherati, e forme involutive di depressione. Depressione associata a schizofrenia e disturbi della personalità. Sindromi depressive da presenilità o senilità, da stati dolorosi cronici e da disturbi somatici cronici. Altre indicazioni: sindromi ossessivo-compulsive, fobie, attacchi di panico e stati dolorosi cronici. Posologia. Prima di iniziare la terapia con Anafranil, si deve adeguatamente trattare l'eventuale ipokaliemia presente, vedere paragrafo 4.4. Prima di iniziare il trattamento è, inoltre, opportuno controllare la pressione arteriosa del paziente, poiché i soggetti ipotesi con ipotensione posturale o con problemi circolatori possono reagire al farmaco con una caduta della pressione arteriosa. La posologia e le modalità di somministrazione devono essere determinate individualmente ed adattate alle condizioni del paziente. Di regola, si deve cercare di ottenere l'effetto ottimale con le dosi minime efficaci ed incrementarle gradualmente con cautela, specialmente nei pazienti anziani, poiché questa categoria di pazienti, generalmente, mostra una risposta più marcata ad Anafranil. Si raccomanda il rispetto dei dosaggi indicati e cautela nell'incremento delle dosi quando vengono somministrati contemporaneamente a farmaci che prolungano l'intervallo QT o ad altri farmaci serotoninergici, al fine di evitare eventuali episodi di QT lungo o di tossicità serotoninergica, vedere paragrafo 4 e 4.5. Le compresse rivestite devono essere deglutite intere. Le compresse a rilascio prolungato da 75 mg sono divisibili in due metà esattamente uguali e consentono di adattare il dosaggio alle esigenze del singolo paziente. Depressioni, sindromi ossessivo-compulsive, fobie. A. Orale. Iniziare il trattamento con una compressa rivestita da 25 mg 2-3 volte al giorno o una compressa a rilascio prolungato da 75 mg una volta al giorno, preferibilmente la sera. Durante la prima settimana di trattamento, aumentare il dosaggio giornaliero gradualmente, in base alla tollerabilità del trattamento, esempio 25 mg ad intervalli di pochi giorni sino a 4-6 compresse rivestite da 25 mg o a 2 compresse a rilascio prolungato da 75 mg. In casi gravi, il dosaggio può essere incrementato sino ad un massimo di 250 mg al giorno. Una volta raggiunto un netto miglioramento, aggiustare il dosaggio giornaliero ad un livello di mantenimento di 2-4 compresse rivestite da 25 mg o 1 compressa a rilascio prolungato da 75 mg. B. Intramuscolare. Iniziare con 1-2 fiale da 25 mg. Aumentare poi il dosaggio di 1 fiala al giorno finché il paziente riceva 4-6 fiale al giorno.
Dopo che si è stabilito un miglioramento, ridurre gradualmente il numero di iniezioni sottoponendo contemporaneamente il paziente al trattamento orale con le dosi di mantenimento. C. Infusione endovenosa. Inizialmente 2-3 fiale 50-75 mg diluite e miscelate con 250-500 ml di soluzione isotonica salina o glucosata e perfuse una volta al giorno in un periodo di 1-5-3 ore. Durante l'infusione è necessario monitorare attentamente l'insorgenza di reazioni indesiderate. In particolare va controllata la pressione arteriosa in quanto può manifestarsi ipotensione posturale. Una volta che si è ottenuto un netto miglioramento, l'infusione deve essere somministrata per altri 3-5 giorni. Per mantenere la risposta, si deve continuare la terapia per via orale. 2 compresse rivestite da 25 mg sono generalmente equivalenti a 1 fiala da 25 mg. Un cambiamento graduale dalla terapia infusionale alla terapia di mantenimento orale può essere anche effettuato ricorrendo a una fase intermedia di iniezioni intramuscolari. Pazienti anziani. Nel trattamento di pazienti anziani la posologia deve essere attentamente stabilita dal medico che dovrà valutare un'eventuale riduzione dei dosaggi sopraindicati. Si consiglia quindi di iniziare il trattamento con una compressa rivestita da 10 mg al giorno e di elevare gradualmente il dosaggio ad un livello ottimale di 30-50 mg al giorno, da raggiungersi dopo circa 10 giorni e da seguire fino al termine del trattamento. Stati dolorosi cronici. Il dosaggio deve essere individualizzato, 10-150 mg al giorno, tenendo presente eventuali concomitanti trattamenti con farmaci analgesici, e la possibilità di ridurre le dosi di analgesico. Attacchi di panico. Inizialmente una compressa rivestita da 10 mg, possibilmente in associazione con una benzodiazepina. Sulla base della tollerabilità del farmaco, aumentare il dosaggio fino all'ottenimento della risposta desiderata, e contemporaneamente sospendere gradualmente la benzodiazepina. Il dosaggio giornaliero richiesto varia molto da paziente a paziente, con valori compresi tra 25 e 100 mg. Se necessario, esso può essere elevato a 150 mg. Si raccomanda di non interrompere il trattamento prima di 6 mesi e durante questo periodo la dose di mantenimento va lentamente ridotta. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti. Ipersensibilità crociata ad altri antidepressivi triciclici appartenenti al gruppo delle dibenzodiazepine. Trattamento contemporaneo o nelle 2 settimane precedenti o successive con un farmaco inibitore delle monoaminoossidasi, IMAO vedere paragrafo 4-5. Trattamento concomitante con inibitori selettivi e reversibili delle MAOA, quali imoclobemide. Glaucoma. Ipertrofia prostatica, stenosi pilorica e altre affezioni stenossanti dell'apparato gastroenterico e genitourinario. Malattie epatiche. Insufficienza cardiaca. Disturbi del ritmo e della conduzione miocardica. Periodo di recupero post-infartuale. Mania. Sindrome congenita del QT lungo. Gravidanza accertata o presunta. Allattamento. Soggetti di età inferiore a 18 anni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Uso nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni. Gli antidepressivi triciclici non devono essere utilizzati per il trattamento di bambini e adolescenti sotto i 18 anni. Gli studi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Inibitori delle monoaminoossidasi. Gli inibitori delle monoaminoossidasi, IMAO, come la moclobemide, sono potenti inibitori in vivo di CYP2D6, catalizzatore dell'idrossilazione di clomipramina e del suo metabolita attivo. Pertanto, gli antidepressivi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere anafranil insieme ad altri farmaci come Contramal, capsula, compressa a rilascio modificato, gocce, soluzione, uso interno, Contramal, compressa a rilascio modificato, Contramal, gocce, Dextradol, compresse rivestite, Dextradol, granulato, Dumirox, compressa rivestita, Fevarin, compressa rivestita, Fluoxamina EG,
Fortradol, capsula, compressa a rilascio modificato, gocce, soluzione, uso interno, Fortradol, compressa a rilascio modificato, Colibri, Lenizac, compresse rivestite, Lenizac, granulato, Linezolida Accord Healthcare, Linezolida Accord, Linezolida Aurobindo Italia, Linezolida Aurobindo, Linezolid Cabi, Linezolid Crcadig D, Linezolid Crca, Linezolid Milan, Linezolid Milan Pharma, Linezolid Teva, Maveral, compressa rivestita, metilchioninio cloruro bioindustrial IM, metilchioninio cloruro proveblue, metilchioninio cloruro salf, Nervaxon, Patrol, Prutalgin, capsula, Prutalgin, compressa effervescente, Tradogut, Tradonal SR, Traflash, Tralodie, capsula a rilascio modificato, Tramadolo ADC, Tramadolo Aristo, Tramadolo EG, Tramadolo e paracetamolo Aristo, Tramadolo e paracetamolo Aurobindo, Tramadolo e paracetamolo EG, Tramadolo e paracetamolo Crca, Tramadolo HCl Sandoz, Tramadolo Exal, Tramadolo Salf, Tramalin, Zivoxid, compressa rivestita, Zivoxid, granulato, Zivoxid, soluzione, uso interno, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Anafranil durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Anafranil durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza da non usare in gravidanza accertata o presunta. Allattamento, poiché la clomipramina e il suo metabolita desmetilclomipramina passano nel latte materno, nelle donne che allattano il trattamento con Anafranil, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. I pazienti che assumono Anafranil devono essere avvertiti sulla possibile comparsa di visione offuscata, sonnolenza ed altri disturbi del sistema nervoso centrale, vedere paragrafo 4.8. In tali casi, essi non devono guidare, utilizzare macchinari o svolgere lavori che richiedono un perfetto stato di vigilanza. I pazienti devono inoltre essere avvertiti che l'assunzione di bevande alcoliche o di altri farmaci può potenziare questi effetti, vedere paragrafo 4.5. Effetti indesiderati. Gli effetti indesiderati sono in genere di natura lieve e transitoria, e generalmente scompaiono proseguendo la terapia o eventualmente riducendo il dosaggio. Non sempre sono correlati alla dose OAI, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono stati segnalati casi di sovradosaggio con Anafranil iniettabile, pertanto le informazioni che seguono si riferiscono a casi di sovradosaggio con le forme orali. I segni e i sintomi di sovradosaggio da Anafranil sono simili a quelli segnalati per altri antidepressivi triciclici. Le maggiori alterazioni si riscontrano a livello cardiaco e neurologico. Nei bambini l'ingestione accidentale di Anafranil in qualunque dose va considerata come seria e potenzialmente fatale. Segni e sintomi. I sintomi generalmente si manifestano entro 4 ore dall'ingestione e raggiungono la massima gravità dopo 24 ore. A causa del rallentato assorbimento, effetto anticolinergico, della lunga emivita e del circolo enteroepatico del farmaco, il paziente va considerato a rischio per 4-6 giorni. Si possono riscontrare i seguenti segni e sintomi. Sistema nervoso centrale. Sonnolenza, stupore, coma, atassia, incapacità a riposare, agitazione, iperreflessia, rigidità muscolare, movimenti coreotetoidi, convulsioni. Inoltre, sono stati osservati sintomi riconducibili alla sindrome serotoninergica, esempio: iperpiressia, mioclono, delirio e coma. Sistema cardiovascolare. Aritmia, tachicardia, prolungamento dell'intervallo QTc ed aritmie incluse quelle tipo torsione di punta, disturbi della conduzione, insufficienza cardiaca, ipotensione, shock. In rarissimi casi arresto cardiaco. Depressione respiratoria, cianosi, vomito, midriasi, sudorazione, oliguria o anuria, febbre. Trattamento. Non esiste un antidoto specifico, pertanto il trattamento è essenzialmente sintomatico e di supporto. Anche il solo sospetto di avvelenamento con antidepressivi triciclici, soprattutto nei bambini, richiede l'immediato ricovero ospedaliero e un'attenta sorveglianza per almeno 72 ore. Se il paziente è in stato di coscienza, indurre il vomito o effettuare una lavanda gastrica il più presto possibile. Se il paziente non è cosciente, non indurre il vomito ed intubare la trachea prima di procedere alla lavanda gastrica.
Queste misure devono essere adottate anche 12 o più ore dopo che si è verificato il sovradosaggio, dal momento che le proprietà anticolinergiche del farmaco possono ritardare lo svuotamento gastrico. La somministrazione di carbone attivo può essere utile per ridurre l'assorbimento del farmaco. I sintomi vanno trattati con metodi moderni di terapia intensiva. Va previsto il monitoraggio continuo della funzione cardiaca, dei gas ematici, degli elettroliti. Se necessario si devono adottare misure di emergenza, quali terapia anticonvulsivante, respirazione artificiale e rianimazione. È da evitare la somministrazione di fisostigmina, in quanto sono stati segnalati casi di grave bradicardia, asistolia e crisi epilettiche. La dialisi peritoneale e l'emodialisi non apportano benefici in quanto le concentrazioni plasmatiche di clomipramina sono basse. Farmaco benzoario. Rari casi di farmaco benzoario, di varia gravità tra cui ad esito fatale, sono stati segnalati in associazione al sovradosaggio con le compresse da 75 mg di anafranil a rilascio prolungato. Il farmaco benzoario può essere radiopaco, facilitandone la conferma radiologica, raggi X o TAC, ma in mancanza di questa non si può escludere la diagnosi. La formazione di farmaco benzoario può causare rilascio lento ma continuo e l'assorbimento di clomipramina che può portare a complicazioni da sovradosaggio, compresa la morte, alcune ore dopo l'ingestione del farmaco ed il trattamento iniziale con lavanda gastrica e carbone attivo. Dal momento che la lavanda gastrica può essere inefficace e che essa potrebbe aumentare ulteriormente i livelli sistemici di farmaco, occorre tenere in considerazione la rimozione fisica del farmaco benzoario mediante endoscopia o chirurgia in pazienti selezionati. Dal momento che questi casi sono rari, non ci sono dati clinici sufficienti riguardanti il trattamento ottimale, che deve tener conto delle dimensioni e della posizione del farmaco benzoario, dei sintomi e delle condizioni del paziente e dei livelli di farmaco. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antidepressivo triciclico. Inibitore del reuptake e della noradrenalina e, preferenzialmente, della serotonina. Codice ATC. N06A04. Le proprietà antidepressive di anafranil sono probabilmente dovute alla sua capacità di proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. La clomipramina somministrata per via orale è completamente assorbita dal tratto gastrointestinale. Dopo somministrazione orale, la biodisponibilità della clomipramina immodificata è ridotta del 50% dal metabolismo di primo passaggio, dati preclinici di sicurezza. Anafranil non risulta avere, dai dati sperimentali disponibili, alcun effetto mutageno, carcinogenico o teratogenico. Elenco degli eccipienti. Anafranil 10 mg compresse rivestite. Lattosio. Glicerina. Amido di mais. Talco. Magnesio stearato. Saccarosio. Gelatina. Ipromellosa. Copovidone. Titanio diossido. Cellulosa microcristallina. Ferro ossido giallo. Polietilenglicole, 8000. Povidone. Anafranil 25 mg compresse. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di anafranil a base di clomipramina cloridrato sono: Anafranil. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.